Bentornati nella serie dedicata alle miniature di Tainted Grail. In questo terzo episodio vedremo come dipingere Ailey, ma se vi siete persi i video precedenti vi lascio il link qui sotto in descrizione. Partiamo subito! Come sempre procederemo per gradi, partendo dalla stesura di colori base e shade, creando volumi con lumeggiature e ombre e rifinendo il tutto con i dettagli finali. Preparo quindi le tonalità che andrò ad utilizzare per la pelle e creo poi dei toni intermedi mischiandoli tra loro. Utilizzerò questo sistema per tutte le parti della miniatura. Per il momento parto stendendo il colore più scuro della carnagione in modo omogeneo, scegliendo sempre di stenderlo piuttosto diluito. Anche se in modo poco visibile, ogni colore apparirà leggermente diverso se steso su una base bianca, grigia o nera. Per questo vi consiglio di creare una base con il primer che comprenda questi toni, così da avere indirettamente un aiuto nel creare ombre e luci. Faccio quindi lo stesso con gli indumenti. Mi scuso in anticipo per le riprese fatte alla tavolozza. Affinché questo video fosse il più utile possibile, ho cercato di mostrarvi quali colori e come li ho miscelati tra loro, ma il risultato non è proprio il massimo. Ho già escogitato un modo per migliorare anche questo aspetto, ma per adesso torniamo alla pittura. Per dare un aspetto naturale e meno preciso agli abiti, ho deciso di invertire cromaticamente scarpe e scaldamuscoli, ma se preferite potete sempre farli uguali tra loro o dipingerli come fossero stivali semplici. Identifico anche la parte in ombra dei capelli e per il momento dipingo tutto verde anche il bastone. Solo più avanti ho identificato meglio quali zone fossero costituite da legno e quali da vegetazione. Continuo utilizzando questa tonalità scura di marrone come base per tutti gli indumenti che saranno fatti in cuoio. Per spezzare la monotonia dei due colori principali usati fino adesso, ne ho introdotto un altro, più chiaro, con il quale ho identificato alcune fasciature, la corda che Ailey ha legato davanti e la cinta stessa, sulla quale tiene agganciate tutte le piccole sacche che ha intorno ai fianchi. La borsa a tracolla ho deciso di farla sempre in cuoio, ma in una tonalità più chiara, così da creare una variazione a livello cromatico, ma lasciando invariato il tipo di materiale. Della basetta ci occuperemo ovviamente alla fine, ma stendere un velo di colore sia sulla terra che sulle rocce aiuta a capire l'equilibrio generale dello schema cromatico e fare eventuali modifiche. Passo quindi a stendere lo shade, per il quale ho scelto un colore sicuramente molto incisivo, ma che crea delle ombre naturali per le parti in cuoio e vegetali. Cerco di raggiungere tutti i recessi della miniatura senza paura di abbondare con lo shade, avendo però cura di eliminare gli eccessi nelle zone più illuminate.
Una volta che sarà perfettamente asciutto, inizio a creare sfumature e lumeggiature per mettere in risalto gradualmente le zone illuminate. Stendere strati sottili di colore permetterà di creare stacchi meno netti tra le tonalità. Parto ripulendo dallo shade, fra virgolette, le sezioni colpite dalla luce, sfruttando le zone che si sono scurite come ombre e identificando quali parti del corpo andranno illuminate. Prima di passare ad un tono più chiaro, ripasso su alcune parti già dipinte per creare delle zone più luminose. Sono passaggi che indubbiamente allungano i tempi, ma sono necessari se miriamo a dare un aspetto omogeneo e curato in ogni parte della miniatura. Individuo quindi le zone più colpite dalla luce, come le spalle e le parti visibili di cosce e polpacci, creando stacchi netti che andrò a sfumare tra pochissimo. Per quanto riguarda il viso, metto in risalto le parti più sporgenti e alte dello stesso, quindi la fronte, il naso, le guance e il mento. Mischio quindi i due colori usati finora per creare un mezzotono che mi sarà d'aiuto per mitigare lo stacco fra le tonalità. Inizio a lavorare sui capelli, ai quali ho deciso di dare delle radici più chiare e una graduale sfumatura verso il verde sulle punte. Il colore che ho usato prima per le corde e le fasciature torna utile per le parti bionde dei capelli. Via via, utilizzando i mezzi toni di verde che ho posizionato sulla tavolozza, creo volume e movimento nella chioma.
L'importante è non fare un semplice gradiente di colori da chiaro a scuro, ma dare importanza alle singole ciocche che altrimenti avrebbero un aspetto piatto e finto. Una volta completati i capelli, passo a dare vita a tutte le altre parti verdi, come la collana e i vestiti. È importante rispettare i volumi delle miniature, immaginandosi una fonte di luce diretta che arriva dall'alto. Non schiarisco tutte le parti verdi ovviamente, ma lascio molte zone buie, in ombra, così da dare molto più risalto alle lumeggiature che creo adesso. Della fascia sul braccio cerco di schiarire solo la metà alta per creare volume. Sulla gonna vado ad illuminare gradualmente solo le zone che risaltano grazie alla posizione della gamba destra. Allo stesso modo, nel retro do importanza solo alle parti voluminose e alle estremità dei tessuti. Per quanto riguarda il tallone sinistro e lo stivale destro, è utile identificare la porzione più alta della gamba e posizionare le luci seguendo quella linea. Tornare sui propri passi e riprendere un colore scuro aiuta a ridurre lo stacco con le zone in totale ombra e sistemare se abbiamo esagerato con le luci. Restringere gradualmente le zone chiare è indispensabile per creare i volumi che vogliamo, arrivando al colore finale desiderato solo in alcuni piccoli punti.
Via via che schiarisco, soprattutto nelle parti più lisce e voluminose, controllo di volta in volta se la sfumatura è ben integrata con il resto o se lo stacco è troppo evidente. In questo caso, come già visto, riprendo il colore usato prima e sfumo il contorno della zona appena dipinta. Le sfumature più chiare, sul petto, le ho applicate cercando di creare una sorta di texture, come fossero foglie applicate. Per dare vita a ogni parte della miniatura, vi consiglio di non avere paura ad usare con i colori. Partire per esempio con il verde e arrivare a usare colori così lontani come il giallo o l'avorio per i punti luce non rovinerà il risultato finale, ma al contrario gli darà un aspetto vivo e brillante. Più mi allontano dalla fonte di luce, più diminuiscono i punti illuminati. Passo quindi al fogliame, per il quale ho cercato di distinguere le singole foglie usando uno dei colori intermedi già usati prima. Ho poi illuminato le foglie più visibili con tocchi di colori chiari e infine giallo, così da creare continuità con una delle piantine che applicheremo alla basetta dopo. Così come ho fatto per gli indumenti verdi, do volume alle sacche e alle fasce in cuoio.
una passata in una tonalità più chiara per poi valorizzare le estremità e le texture schierendo ulteriormente. Ho cercato di valorizzare l'aspetto nodoso e irregolare del bastone, creando stacchi netti tra ombre e luci. In questo caso ho optato per un marrone freddo, così da distinguerlo completamente dagli indumenti in pelle. Ho infine valorizzato la fasciatura e la corda, per la quale ho aggiunto un piccolo dettaglio creando con i punti luce una sorta di texture. Passo dunque ai dettagli finali, partendo dagli occhi. Utilizzo lo shader rimasto nel recesso dell'occhio come base di partenza. Posiziono quindi 2 minuscoli punti di color avorio alle estremità esterne e interne. Sistemo poi la pupilla ridefinendo di nuovo la forma, in caso diventi troppo piccola. Ho poi deciso di inserire uno di quei dettagli, come il tatuaggio di Bear dello scorso episodio, che mi piace aggiungere anche se sarò l'unica a notarlo. Ho immaginato che il braccio di Hayley assorbisse linfa e sostanze nutritive dal bastone, assumendone quindi il colore. È giunto il momento di immergere la protagonista nella vegetazione, quindi arricchendo la basetta con ciuffi di erba e fiori. Avrei potuto mettere solo erbette verdi, ma ho preferito dare un tocco di colore aggiungendo anche dei piccoli fiori gialli. Ho dato un po' di volume alle rocce con una passata di grigio chiaro e una volta asciutto ho aggiunto del muschio, per modo di dire, con qualche dettaglio verde. Un'ultima passata di nero per rifinire il contorno della basetta e abbiamo finito. Spero che questo video vi possa essere utile. Vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Se vi è piaciuto lasciatemi un like per farmi capire che questa serie vi interessa e iscrivetevi al mio canale per non perdermi nessuno dei prossimi video. Mi piacerebbe leggere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo format, non velocizzato e più dettagliato, così da poter migliorare per i prossimi video. Alla prossima miniatura, ciao!